bentornati su In Viaggio col Tubo. In questo video vi facciamo vedere 4 parchi nazionali nella parte sud del Western Australia che si possono visitare in 4 giorni, partendo dal Walpole National Park. E la prima cosa che andiamo a vedere è la Circular Pool, dove notiamo anche una strana schiuma. Semplicemente sono delle sostanze rilasciate dagli alberi nell'acqua e quando l'acqua si muove fa tipo sapone. Sì. E fa la schiuma. Fa la schiuma. Andiamo a toccare la schiuma. No! Ok, com'è? È schiumosa? È schiumosa. Ok. E adesso andiamo invece in un'altra foresta. Ve ne parliamo lì. Ok, dai. quella è la Circular Pool, gente, non è che l'abbiamo sì. saltata. Noi non l'abbiamo detto. È quella lì la Circular Pool. Ok, quindi vi parliamo lì appunto adesso di cosa andiamo a vedere. Ok, eccoci qui, siamo all'ultima tappa di oggi Che è anche il clou. Che è anche il clou, la cosa più bella, quindi se non avete chiuso il video dopo i primi 5 secondi, ora vedrete le cose belle. Siamo alla Valley of the Giants, la Valle dei Giganti, lo capirete tra 3 secondi il perché. E qui si possono fare 2 camminate, Sì. una alla base degli alberi, che è gratuita, e una invece su una passerella sospesa tra le chiome, che costa $15 a testa. Quale faremo noi? Il Walpole ci dirigiamo nel prossimo National Park. Esatto, William Bay National Park. E diciamo finalmente perché riusciamo a parlare senza lucertola. Ma quanto è grossa! C'è un vento assurdo in spiaggia, sì, siamo sulla spiaggia, William Bay, da qui Baia. E praticamente ci sono diverse cose da vedere in questo National Park. Adesso andremo a vedere, qua siamo alla Elephant Cove e praticamente è tutto un parco nazionale sulla spiaggia, sulla baia, con diversi punti da vedere. Ecco, qui dobbiamo toglierci le scarpe però, direi. Non credo proprio. Non credi proprio? Ok, quindi guardiamo tutto. Saltelliamo, andiamo. E praticamente questo parco nazionale appunto sulla spiaggia e c'è un panorama assurdo qui per cominciare, ma siamo appena passati dalle Green Pools, che è uno dei posti in Australia migliori per fare il bagno, e perché lo vedete benissimo anche voi. Cioè è una cosa stupenda, è proprio bellissimo, e il mare è agitato eppure arriva e calmo. Sì. Purtroppo noi non facciamo il bagno oggi perché c'è veramente un vento assurdo, fa abbastanza freddo. Infatti non c'è nessuno in spiaggia, altrimenti sarebbe abbastanza affollata. Esatto, e è ancora primavera, devono ancora scaldarsi le giornate. Comunque, cioè è proprio un posto fantastico. Adesso, oltre questo, che è l'Elephant Cove e le Green Pools, sarebbe anche la Elephant Rocks da andare a vedere, che è su salendo, adesso andremo a vederla. In realtà ci sembrava un po' troppo lontana, quindi useremo la magia dello zoom. Comunque, prossimo parco. Siamo a sud di Albany, al Tornirrup National Park. Tornirrup. Come prima tappa al The Gap / Natural Bridge. Sì. Sono 2 cose diverse, ma sono nello stesso posto. Allora, andiamo a vedere che cos'è e spieghiamo quando siamo lì. Siamo su Natural Bridge, praticamente come vedete è proprio Natural Bridge, ponte naturale, perché ci sono le rocce che fanno questo ponte sopra il mare. E con gli anni, secoli, questo ponte si distruggerà, collasserà e diventerà un The Gap, sì. Anche lui come questo, ovvero una strettoia, un buco tra 2 pareti molto stretto e profondo. E fa abbastanza impressione, cioè nel senso che a essere qui no, ma da un paio di punti di vista, adesso guardate ad esempio da qui, cioè è abbastanza spettacolare, ma fa un po' paura. Sì. Io direi di andare alla prossima meta, che sarà il Blowhole. Comunque non credo vedremo schizzi d'acqua oggi. No.
Se volete vedere schizzi d'acqua e non avete visto il video di Chiama, andate a vederlo. Esatto, Chiama, quelli erano blowhole coi contro cazzi, diciamo cazzi. E niente. Per il National Park vi salutiamo. Audio di congiunzione per unire i due video che avevamo pensato separati Per andare al Cape Le Grand National Park a est di Esperance. Ora, Esperance di solito è considerata come cittadina di passaggio tra la Null Arbor Plain e il sud-ovest o viceversa. In realtà vi consigliamo assolutamente di venire in questo National Park, è imperdibile secondo noi, perché oltre alle spiagge da paura che ci sono, appunto sono belle, oltre per la spiaggia in sé che è strabella, in più per il panorama, perché è particolare che la montagna entra direttamente nel mare. come la disegnerebbe un bambino. Esatto, proprio va giù, puff, nel mare, bello. E appunto noi siamo qua però adesso per quello, il Frenchman Peak. In onore di tutti i backpackers francesi che infestano l'Australia. Esatto, e noi saliremo. C'è un vento della Madonna, come vedete, ci sono mosche a perdifiato, ma noi lo faremo lo stesso. Quindi pronti, saliamo? 3 chilometri, andata e ritorno. Ok, andiamo. L'arrivo è fenomenale, vale la pena la salita e è unico questo posto, veramente fantastico. Praticamente c'è questa grotta, quest'arco che buca tutta la montagna e quindi voi arrivate da dietro, però poi vedete il mare, è una meraviglia. Bello, volendo si può salire anche sulla cima, ci adopereremo per arrivarci pian piano. Martina non è convinta, però ci andiamo. È ripidissimo, c'ho paura! Beh, andiamo piano. Si vede il sotto! Sì. Dai, proseguiamo. Siamo su, siamo in cima, tra l'altro non c'è neanche troppo vento, riusciamo a parlare al microfono. C'è stranamente meno vento qui rispetto a intorno alla montagna. Sì, assurdo. Comunque È una meraviglia. Cioè nel senso, lo vedrete da voi, non c'è bisogno che diciamo nulla, credo. È stupendo, cioè senza parole veramente. Buona. Anche se non ci sentite più, noi vi salutiamo dal Frenchman Peak, Le Grand National Park. Grazie di aver guardato, al prossimo video. Ciao! Ci siamo fermati un attimo per farvi vedere il perché questa zona è famosa, ovvero per gli alberi giganti. Infatti, dove siamo? Ecco, in realtà non vi consigliamo di entrare negli alberi perché oltre ai turisti ci vivono i backpacker, certo.